A noi videogiocatori i crossover sono sempre piaciuti, forse perché mischiavano tanti stili differenti così che appunto sembrasse tutto un mondo variegato, o perché magari ci piaceva effettivamente vedere un personaggio accanto ad un altro che non sembravano avere niente a che spartire. Se ad oggi infatti produzioni come Super Smash Bros. Continuano a vendere e ad essere acclamati dalla critica, non è soltanto per il gameplay sopraffino, ma anche perché a conti fatti è stupendo vedere un Super Mario accanto ad un Solid Snake, oppure ci fa piacere vedere nei vari Jump Ultimate Stars e via discorrendo personaggi come Luffy combattere contro Goku o contro Naruto. Ci compiace in quanto videogiocatori, in quanto consumatori, e credo che sia la stessa identica cosa che pensò Sony nel 2012 quando pubblicò per le allora console di attuale generazione PlayStation 3 e PlayStation Vita PlayStation All Stars Battle Royale, sviluppato da Superbot Entertainment, che a conti fatti è stato uno di questi tentativi ambiziosi di unire più franchise in un unico videogioco. Ispirato infatti dal successo di Super Smash Bros., il gioco mirava a riunire i personaggi iconici della storia di PlayStation in un frenetico picchiaturo multiplayer in 2.5D. Tuttavia, nonostante l'innegabile potenziale e l'indubbio successo iniziale, il gioco subì delle limitazioni significative, soprattutto per quanto riguarda il roster dei personaggi. Roster in cui mancavano diverse personalità molto importanti, non soltanto nel gaming ma per la storia di PlayStation. Ovviamente, neanche a dirlo, tra queste due mancanze c'erano proprio Crash e Spyro, che segnarono profondamente le sorti di questo videogioco, sia lato critica sia lato vendite. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone e oggi parleremo di PlayStation All Stars Battle Royale e del perché Crash e Spyro non sono mai arrivati dentro questo bel videogiochino. Partiamo prima da un presupposto molto importante. PlayStation All Stars Battle Royale non è un brutto gioco. Inizialmente lo sviluppo era stato affidato niente proprio di meno che a Naughty Dog, per poi diventare semplicemente un supervisore quando il progetto fu passato a Superbot, un supervisore che non è neppure accreditato, visto che sono più accreditati Santa Monica Studios e Bluepoint. PlayStation All Stars Battle Royale ha ricevuto recensioni generalmente positive per il suo gameplay dinamico e per la fedeltà delle mosse, ben tradotte seguendo i caratteri dei vari personaggi del roster che dovrebbero rappresentare la PlayStation. È innegabile infatti come abbiano creato in modo certosino il moveset di Parappa, Fat Princess e addirittura di Toro Inoue, la fu mascotte giapponese di PlayStation ai tempi di PS1 e PS2, nonché mio main character del gioco. Realizzare infatti delle mosse che in tutto e per tutto rappresentano questi videogiochi, che sono tutto fuorché appunto dei combattimenti, richiedeva tanta elasticità mentale e tanta bravura. E i ragazzi di Superbot ci riuscirono. Tuttavia il gioco è stato oggetto di critiche da parte dei giocatori e della critica specializzata, per due semplici motivi. Uno, per il fatto di essere visto come la semplice copia di Super Smash Bros., e questo era già chiaro a tutti. E due, per il fatto che il gioco presentasse un roster che non rifletteva adeguatamente l'ampia storia della PlayStation. Perché nonostante il gioco rappresentasse molti personaggi famosi come Kratos di God of War e Nathan di Uncharted, alcuni nomi leggendari mancano all'appello. Uno dei più grandi rimpianti dei fan di questo gioco riguarda l'assenza di due personaggi fondamentali nella storia della console Sony, Crash Bandicoot e Spyro the Dragon. Per gran parte del pre-lancio e post-lancio del titolo, infatti, la domanda era una sola: Crash Bandicoot arriverà su PlayStation All Stars? Che prontamente veniva tacciata con un no comment dai poveri sviluppatori di Superbot, che ad ogni conferenza, ad ogni intervista, ad ogni battibecco online, ma anche fisicamente, gli veniva posta sempre soltanto questa domanda: Omar, where's Crash Bandicoot? No comment. Crash Bandicoot? No comment. Let me ask you about it to play a different subject. Yep. A lot of people are asking, where's Crash Bandicoot? Uh-huh. So where are you at on that question? No comment. Fair enough. In verità potremmo anche dire che oltre a Crash e Spyro, che sì, sono delle mancanze importanti, come togliere Mario
a Smash Bros. C'erano grandi mancanze a livello di Tombi, di Dart di The Legend of Dragoon, di Rayman e parecchi altri. Addirittura Dart di The Legend of Dragoon era uno dei prossimi DLC per il gioco, ma il supporto morì prima che Dart potesse arrivare. Tutti questi no comment non hanno mai avuto effettivamente una spiegazione. Qual era il motivo? Non volevano loro avere a che fare con Crash e Spyro? Mi viene un po' difficile da credere. C'erano problemi tra Sony e Activision e già questo era molto più plausibile, ma effettivamente la risposta vera e propria ce l'abbiamo avuta con un video di Matt Muscles pubblicato a gennaio 2021. In questo video, intitolato PlayStation All Stars Battle Royale What Happened, Matt ci ha finalmente rivelato il retroscena dietro queste mancanze. Secondo Matt Muscles, infatti, che aveva parlato con diversi dipendenti dello studio di Superbot, il team aveva in programma di includere molti altri personaggi di alto profilo, tra cui Crash, Spyro e Lara Croft. Ma le trattative con i rispettivi detentori dei diritti si rivelarono problematiche. Nel caso del nostro caro Crash Bandicoot, Activision richiedeva un compenso esorbitante. Strano, eh? Troppo elevato per le finanze di Superbot. Questo ha reso impossibile l'inclusione del personaggio, da sempre considerato come una sorta di mascotte non ufficiale per la prima, leggendaria PlayStation 1. Spyro, incredibilmente, era addirittura più difficile da ottenere rispetto a Crash, poiché il franchise era incentrato su Skylanders in quel momento, ed era un periodo in cui la serie delle statuette era all'apice del successo, quindi in quel momento il draghetto viola era stato messo in secondo piano. Tutto questo si tradusse in un no categorico da parte di Bobby Kotick, ovvero il CEO di Activision. Le trattative con Activision e altre aziende come Eidos e Crystal Dynamics non sono state sufficientemente fruttuose da permettere l'inclusione di questi personaggi tanto amati. Per esempio, Tomb Raider, che Superbot stessa voleva moltissimo nel roster, venne negata proprio perché Eidos e Crystal Dynamics stavano lavorando al reboot di Tomb Raider, il Tomb Raider del 2013, che poi si è trasformato in un prequel, e non volevano inserire in PlayStation All Stars né la Lara classica, perché si rischiava di confondere i giocatori tra le due versioni della bella archeologa, e neppure la nuova Lara, perché ai tempi non era stata ancora rivelata al pubblico. Questa cosa in modo molto simile si è presentata anche con Dante di Devil May Cry. Superbot voleva il classico Dante, quello che tutti quanti noi conosciamo, ma all'epoca c'era la campagna marketing per il reboot di Devil May Cry DMC, quello di Ninja Theory, e quindi per pubblicizzare il gioco i detentori dei diritti di Devil May Cry diedero la disponibilità soltanto al Dante del reboot, quando invece Superbot voleva il Dante classico. Quando si dice il tempismo è nemico. Ma quindi, in tutto questo, che cosa ci resta? Nel lontano settembre 2018, Sony annunciò che avrebbe chiuso i server di PlayStation All Stars Battle Royale, insieme ad altri titoli che avevano una componente multiplayer su PlayStation 3. Questo ha segnato la fine delle funzionalità online per il gioco. Successivamente, l'arresto delle funzionalità online venne posticipato fino a gennaio 2019, segnando una conclusione triste per un titolo che aveva avuto un inizio molto promettente. Perché, a conti fatti, PlayStation All Stars Battle Royale non è così un clone di Smash Bros. Sapete qual è un clone di Smash Bros? Battle Stadium DON, o come mi piace chiamarlo, Battle Stadium DON, ovvero quella specie di Smash Bros letterale, anche il modo in cui si eliminano i nemici è come Smash Bros, tra Dragon Ball, One Piece e Naruto. Mai uscito fuori dal Giappone, ma i giochi piratati, come questi, che appunto univano i mondi, erano un'occasione troppo ghiotta per i venditori, e quindi qualsiasi giocatore occidentale ha giocato questo titolo. PlayStation All Stars Battle Royale, quindi, oltre al fatto che comunque era un crossover ed era in 2.5D, quasi non aveva nulla a che spartire con Smash Bros. I metodi di eliminazione degli avversari erano molto differenti, così come anche le idee che erano presenti all'interno del gioco. Per esempio, l'idea di unire diversi giochi per fare una mappa, come l'aereo di Uncharted 3 che a un certo punto arrivava nel mondo di BioShock Infinite, erano una genialità incredibile. Oppure il mix spettacolare di avere il mondo di Ape Escape unito al mondo di Resistance Follow Man.
È incredibile questa cosa. C'erano delle genialità intorno a questo gioco che venne bollato prima di essere provato come un clone brutto di Smash Bros. Ad oggi, infatti, PlayStation All Stars Battle Royale resta uno dei tanti esempi di come le ambizioni di un progetto possano essere frenate da fattori esterni come costi e trattative difficili, e direi anche tempistiche schifose. Superbot voleva avere Snake e invece no, stava uscendo Metal Gear Rising e quindi di Becky Raiden. Superbot voleva avere il Dante classico e invece no, stava uscendo il reboot di DMC e quindi di Becky il Dante del reboot. Volevi avere Tomb Raider? Non puoi, né per quella classica né per quella del reboot perché ancora non è stata presentata. Volevi Crash e Spyro? No, costano troppo e uno è relegato ad uno spin-off. Capite che c'è un certo meccanismo. Nonostante però le sue carenze e la mancanza di determinati personaggi iconici, il gioco rimane un piccolissimo pezzo interessante della storia videoludica di Sony e rappresenta in qualche modo le sfide e la sfiga che anche i progetti più promettenti possono affrontare. La speranza di avere Crash e Spyro all'interno di questo videogioco non ha fermato mai i fan da fare degli edit fasulli per far creare l'attesa e la speranza al popolo del web. Le continue domande agli sviluppatori su quando arriverà Crash Bandicoot, quando arriverà Spyro, quando arriverà Tomb Raider, davano dimostrazione del fatto che i fan, a conti fatti, ci tenevano a questo videogioco, volevano avere il personaggio preferito all'interno di questo videogioco così da poterne giocare. Ed inoltre, quando ad ogni evento come i Games Awards o i Summer Game Fest c'è sempre quello stupido rumor riguardo al fatto che c'è un PlayStation All Stars Battle Royale 2 che addirittura una volta venne smentito direttamente dalle alte cariche di Sony per non creare appunto delle finte attese, allora vuol dire che questo gioco il suo lo ha fatto. L'idea alla base piace, c'è, può funzionare. Quindi magari, chi lo sa, un giorno potremo avere un Crash Bandicoot che prende a rodeate Ellie di The Last of Us. Vedremo. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Come sempre ditemi che cosa ne pensate. Ci avete sperato in passato per avere Crash e Spyro in PlayStation Stars Battle Royale? Vorreste un nuovo PlayStation Stars Battle Royale con Crash e Spyro all'interno? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie e una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulle serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci rivediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e oggi è per sempre quanto caspita è forte Toro Inoue in questo gioco. Io ero un fan di Toro Inoue sin dall'epoca della PS2. Quando ho scoperto che in questo gioco sarebbe stato presente proprio lui, ho detto deve essere il mio main. Questo gioco mi ha portato ad essere molto famoso in senso negativo nel multiplayer online perché ero davvero forte con Toro Inoue.